Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto verso la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Avremo un periodo migliore per la riflessione, per la ricerca spirituale, possiamo allontanarci un po' dalla realtà per trovare i nostri spazi e scoprire i nostri sogni. Possiamo seguire l'intuito, può essere finalmente un momento giusto per porre fine a dubbi e ai conflitti, c'è un alto livello di empatia e possiamo proprio percepire attraverso i nostri sentimenti, le nostre emozioni, un qualcosa che ci può aiutare e sostenere e soprattutto pensare alle cose più importanti. Di contro dobbiamo fare attenzione, sia per noi, anche per le persone che ci circondano, alla troppa sensibilità, al nervosismo, all'irritabilità, lo stato emotivo può essere molto instabile, vecchie esperienze che si ripetono, ricordi spiacevoli e il rischio di impantanarsi nelle illusioni o dubbi, incertezze e paure. E adesso abbiamo visto i pro e i contro dal punto di vista astrologico, quindi in senso generico, e andiamo a vedere voi proprio della Vergine. Cosa aspettarsi da questo periodo? Abbiamo il nostro punto di partenza che magari ci può aiutare a capire come ci troviamo in quel momento e anche magari come sviluppare il prossimo periodo, visto che il vostro punto di partenza è la luna dell'unicorno che ha un messaggio specifico soprattutto riguardo la calma, la speranza, la fiducia in se stessi e bisogna aver fede nel proprio potere e soprattutto ci consiglia di avere un approccio abbastanza comprensivo, delicato e dolce verso tutte le cose, sia verso una persona, verso quello che stiamo facendo, eccetera. Quindi non alle cose impulsive, non alla fretta, di non esagerare, di prendere un po' tutto con calma, piuttosto rallentare. È vero che, insomma, questa carta ci sta dicendo di approcciarsi in un certo modo alle varie cose, alle persone, però allo stesso tempo ci sta dicendo che tutto è possibile e che pian pianino ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Quindi seppur lentamente, però dobbiamo farlo con la massima cautela, perché magari invece rischiamo di bloccare, di affrettare e di non riuscire a gestire al meglio alcune cose. L'altro messaggio arriva dalla carta Superluna e anche questa è una carta abbastanza positiva perché prima di tutto ci rassicura su cosa? Effettivamente sul nostro impegno che verrà ricompensato, ripagato e quindi ci possono essere ben presto delle soddisfazioni. Se magari dobbiamo aspettare ancora un attimino per la realizzazione di un qualcosa, quindi vedete che c'è un blocco, un ritardo, un qualcosa che non va, invece questa carta appunto vi sta rassicurando, vi sta dicendo che siete nel percorso giusto, dovete solo continuare ad andare avanti per come state portando avanti i vostri impegni, per quello che state facendo, quindi non abbiate dubbi, ci saranno progressi in tutti gli ambiti della vita. Anche un miglioramento della stessa energia e poi troviamo Arturo che parla di sostegno, è vero magari c'è sostegno dalle persone intorno a noi, forse c'è anche una figura di riferimento che può aiutarci in un ambito specifico, quindi non solo magari un'amicizia, può essere la persona amata, può essere un familiare, può essere anche
ad esempio un professionista nelle questioni pratiche e lavorative e che è molto molto utile in questo periodo, soprattutto per alcune situazioni che stiamo vivendo. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Andiamo a vedere gli altri messaggi partendo proprio dalla carta numero 57. Questo è il padrone del tempo. E che cosa vuole dirci questa carta? Ha a che fare con il momento giusto per fare una scelta. Nel corso di questo periodo arriverà quel momento giusto dove non è più il caso di rimandare ciò che conta davvero per voi e quindi accettare la fine, la conclusione di un qualcosa come rito di passaggio, quindi lasciare andare ciò che non vi appartiene più, ciò che non sentite più di perseguire, di procedere e andare avanti. Ci sono dei segni e dei segnali che in qualche modo ci fanno capire che alcune cose non sono più adatte a noi. Quando si ripetono sempre le stesse cose, quando ci sono degli ostacoli, quando alcuni ostacoli perdurano eccessivamente e quindi ecco quel momento giusto per non ritardare più un'azione o una scelta. Abbiamo il viaggio. Una volta che magari si fa un certo tipo di percorso, allora questa carta ci sta dicendo che possiamo seguire le giuste indicazioni per metterci in viaggio. Questa carta, è vero, ha un messaggio generico di uscire dalla nostra zona di comfort, di uscire dai confini conosciuti, di compiere un viaggio nell'ignoto. Poi si può parlare di un nuovo inizio, di un qualcosa che avete già in mente, qualcosa che sì, bisogna pianificare, ma non eccessivamente. Infatti questa carta vi sta dicendo basta, siete pronti, quindi andate a compiere questo nuovo viaggio, dovete voi tracciare la rotta, è un momento propizio, adatto per seguire questa nuova direzione, bisogna partire, bisogna iniziare qualcosa, altrimenti si rischia di perdere una grande occasione. E poi si possono anche sistemare delle questioni importanti. Ci dobbiamo ricordare che il viaggio, attenzione, non è la destinazione, ma è tutto quello che facciamo nel mentre. E poi in realtà si può trattare anche di un viaggio vero e proprio e io spero e mi auguro che sia un viaggio di piacere, di vacanze e che per voi sia gioioso e rilassante. Poi l'ultimo messaggio arriva dal il guerriero luminoso, bellissima carta di sincerità, di verità e che ci consiglia di focalizzarci sulla nostra forza, sulla nostra saggezza e di trovare equilibrio, quindi abbiamo visto di non agire con fretta, non agire, comunicare con rabbia, prediligere accordi, obiettivi comuni, intesa condivisa, di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti, quindi sfruttare al massimo le vostre competenze e le vostre capacità e permettersi di trovare collaborazione dove necessario e soprattutto permettersi di sperimentare, di conoscere, quindi come abbiamo visto proprio di iniziare qualcosa di nuovo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!